Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buon mercoledì, il giorno dopo di Union Berlin-Napoli in Champions League, vittoria portata a casa, 3 punti, è un girone che assolutamente ancora troppo presto cantare vittoria come hanno scritto tantissimi giornali, però è un girone che si mette in discesa per quanto riguarda la qualificazione agli ottavi, visto anche la vittoria del Real Madrid nell'altro match, quindi Real e Napoli si staccano dalle altre due. Sarà fondamentale la quarta partita a Napoli contro i tedeschi nell'inizio di questo girone di ritorno. Detto questo, facciamo un'analisi tattica della partita con la lavagnetta e le pagelle per tutti i calciatori, Garzia compreso. Faccio una premessa un attimo perché può essere anche un tantino presuntuoso, sai, fare un'analisi tattica con la lavagnetta, ma io premetto che non sono né un commissario tecnico né un allenatore, né tantomeno faccio il tattico di De Zerbi, di Garzia, eccetera, eccetera, eccetera. Però, visto che abbiamo tante partite da inizio anno da poter analizzare, le situazioni che si ripresentano in questo Napoli eh, sono molto simili e le vado ad analizzare un attimo con questa lavagnetta per quanto riguarda soprattutto il Napoli che all'improvviso lascia troppo spazio a centrocampo, prendiamo delle imbarcate, portiamo troppo poco palla e non addormentiamo il match in situazioni comunque critiche, ma ci arriviamo con la lavagnetta. Situazione molto semplice. Mi scuso anche che la lavagnetta non sia appesa al muro, ma ho avuto dei problemi tecnici, volevo appenderla al muro per fare comunque cose del genere, ma arriverà anche quello. Allora, partiamo dalla fase di impostazione, i due centrali, i due terzini, Meretti in porta e ripartiamo da una rimessa dal fondo. Palla qui a Raccamani e abbiamo Zielinski, Lobotka, Anghissà, Ocaiust, Quara, Raspadori e Politano. Allora, perché il Napoli non riesce a sfondare molte volte, a sfondare, che è F che mi è uscita, a sfondare molte volte contro le squadre chiuse? Secondo me uno dei problemi di questo Napoli è questo, che o Zielinski o Anghissà si vanno a prendere questi palloni qui giù e non lo fa Lobotka. Tanto è vero che ieri trovavamo Zielinski qui e Lobotka qui davanti. Ci siamo? Quindi Lobotka qui ha diverse linee di passaggio in base all'anno scorso, perché l'anno scorso Lobotka riceveva palla qui e smistava lui. Quest'anno ci si trova davanti alla situazione che il regista non è solo lui, quindi vanno anche Zielinski, a volte anche Anghissà è andato dietro ad impostare, situazione secondo me da rivedere assolutamente perché causa, causa poi sterilità a livello offensivo. Perché? Che Zielinski se prende palla qua, mettiamo che la smista qua a Mario Rui, giusto? Poi Zielinski si deve fare 50 metri di corsa, 40 che siano, per andare in appoggio a Kvaratskhelia che viene affrontato da tre calciatori fisso in tutte le partite, che sia l'Union Berlin, che sia il Bologna, che sia qualsiasi squadra. Salgono qui e ti vengono ad affrontare perché sei pericoloso nell'uno contro uno e nel creare superiorità numerica. Quindi in questo caso deve venirti la mezzala in appoggio che è Zielinski, dialogare e creare poi la superiorità numerica con palla a terra, senza dribblare l'avversario. Quindi se io mi prendo la palla qui, è normale che se faccio 10 volte a partita questo movimento che non dovrei fare da mezzala, è normale che sono più stanco, sono meno lucido, arrivo al limite da mezzala, qui devo tirare e la butto in curva il pallone, è perché ho poco fiato e spendo troppo durante la partita. La stessa cosa succede di qui. Se anche Stasi viene a prendere il pallone qui c'è Di Lorenzo e qui c'è Politano. Politano ovviamente ha nei piedi il passaggio ad Osimhen così, ma quando non hai Osimhen davanti diventa difficile poi servire l'attaccante con quella palla alta o al limite rasoterra tra le linee. Perché se ricevi la palla qui e non hai Osimhen, devi avere comunque anche la mezzala in appoggio qui che ti viene a dare una mano per creare appunto la superiorità numerica che ti serve. Detto questo, stessa storia per Anghissà, perde comunque a livello fisico tantissimo e spende a livello fisico molto di più secondo me di quello che dovrebbe spendere. Questa è la prima situazione
analizzata, che secondo me va assolutamente migliorata per un centrocampo che non deve subire imbarcate e deve essere comunque lucido per 90 minuti. La situazione Quara, si dice che sia tornato Kvaratskhelia. Questo è Mario Rui, questo è Kvaratskhelia. Perché dico Mario Rui? Perché Mario Rui riesce a vedere diverse linee di passaggio a livello tattico, cosa che Olivera fa un po' meno. Olivera è più corsa e più sovrapposizione. Olivera te lo vedi che se ne va in sovrapposizione, ti passa il pallone al limite, si cerca la sovrapposizione, così come fa una classica squadra sul 3-5-2 per esempio. E Olivera è più così, quindi Quara perde sia l'appoggio dietro che poi deve dare il pallone in avanti ad Olivera, e se non hai il 9 stile Osimhen, dove Olivera potrebbe fare così e dargli la palla perché il 9 si trova qui, hai un falso 9 che è Raspadori, che agisce tutto in questa zona e non è che attacca l'area piccola, ma quando attacca milita qui quasi al limite dell'area di rigore. Tanto è vero che Raspadori ha fatto tantissimi gol da qui, tantissimi. I gol che ha fatto da qui, ieri la stessa cosa, è entrato in area e si è fatto trovare qui dopo che Quara gli ha dato il pallone. Quindi bisogna poi relazionarsi anche alla punta che gioca. Torniamo un attimo a Mario Rui. Se gioca Mario Rui, Kvaratskhelia ha più ovviamente movimento e linee di passaggio da poter cavalcare, perché sappiamo che Mario Rui con il piedino educato che ha può tranquillamente scavalcare la mediana e darti il pallone, te lo dà raso terra e si ripresenta qui vicino a fare l'1-2. Qui troviamo Zielinski e crea la superiorità numerica, sempre se la mezzala non si va a prendere il pallone qui giù e lasciamo impostare di più i due centrali di difesa invece che andarci a prendere la palla con i centrocampisti, perché poi ti trovi basso, perdi il pallone e qui è tutto vuoto. Ti trovi solamente Lobotka e poi diamo il 5,5 a Lobotka perché non è intervenuto. Risulta la prestazione del centrocampista insufficiente, ma bisogna anche analizzare tutto il complesso prima di dare un voto ad un centrocampista che si trova molto spesso su altre linee rispetto agli anni passati, e forse sono anche caratteristiche che deve non rispolverare ma eh, imparare da zero, perché poi hai altre linee di passaggio, i passaggi sono diversi da quelli dell'anno scorso e noi siamo qui poi a dire sì, ma la Bottega ieri ha sbagliato troppi passaggi, d'accordissimo, ma è perché è tutta la linea di mediana che va riregistrata. Detto questo, l'analisi tattica nemmeno per l'Union Berlino-Napoli, ma l'analisi tattica in generale è stata fatta. Volevo solo dire questo paio di cose perché poi torniamo sempre sul fatto che Kvaratskhelia non segna da 6 mesi o Kvaratskhelia non è lo stesso dell'anno scorso. I calciatori per caratteristiche vanno messi in condizione di esprimersi al meglio. Se un calciatore che l'anno scorso è stato il miglior giovane della Champions, MVP della Serie A, eccetera, eccetera, premi in lungo e in largo, qualche motivo c'è ed è perché è stato messo in condizione di poterlo fare. Comunque io sono sempre dell'opinione che Quara funziona un tantino di più, un bel tantino di più con Mario Rui invece che con Olivera. Con questo non voglio dire che deve giocare sempre Mario Rui, però è un dato di fatto che la catena di sinistra funzioni molto meglio quando c'è il portoghese. Andiamo a fare le pagelle, altrimenti questo video va a finire che diventa troppo lungo e non ci arriva nessuno a guardarsi le pagelle. Meret 6. Diciamo che da una parte e dall'altra partita soporifera non è che ci sia stato tanto da fare a livello di interventi clamorosi, però partita sufficiente per il nostro estremo difensore. 6 va bene, anche se l'abbiamo analizzato ieri nella live, resta la pecca delle uscite, ma io non la voglio chiamare nemmeno più pecca perché secondo me è una conseguenza di quando Meret si è infortunato, infortunio grave comunque alla spina dorsale, quindi mi rendo conto che ci sia paura, non dovrebbe esserci, però è poi una situazione che va analizzata in base a come sei tu come persona, al di là di un calciatore. Se subentra la paura comunque
è meglio che non esci, perché se esci con paura ti fai male di nuovo, quindi 6 a Meret. Di Lorenzo, non Lorenzo, Lorenzo è in MotoGP, Gianni. Di Lorenzo 6 e mezzo. Di Lorenzo è generoso sempre, soprattutto in partite del genere dove servono i terzini che salgono, sovrapposizioni, devi portare gente nella metà campo avversaria che si difende dietro la linea del pallone. Di Lorenzo lo fa sempre. Funziona la catena di destra. Diciamo che ieri ha funzionato la catena di destra quando è entrato Elmas, perché ieri Caiuste ha fatto una prestazione comunque insufficiente e nel primo tempo non è che a destra poi abbiamo fatto tante cose. Quindi Di Lorenzo 6 e mezzo, Rachmani 6, perché i primi 20 minuti non mi è piaciuto, e non mi è piaciuto nemmeno quel fallo all'83esimo con le mani addosso all'avversario. Rachmani deve, secondo me, a differenza di Nathan già, ma Rachmani è un difensore così, che gioca con le mani addosso all'avversario, e in Serie A sono cose che in area di rigore, anche spintarelle minime, le possiamo pagare care, però poi si è, diciamo, migliorata la prestazione del nostro centrale nel secondo tempo. 6 pieno. 7 a Nathan, che al di là dell'urlo che ha ovviamente galvanizzato tutta Napoli, me compreso, per grinta, per attitudine e anche per voglia di portare il risultato a casa. Bene l'urlo e bene la grinta, ottima anche la lettura di gioco in 3/4 occasioni dove Nathan è andato a chiudere di testa con i piedi e ha chiuso linee di passaggio su azioni che potevano essere pericolose da parte dell'Union Berlin. 7 a Nathan. Mario Rui 6. In fase di sovrapposizione ovviamente non ci siamo allungati tantissimo su quella fascia sinistra, ma perché diciamo che sarebbe stato ininfluente per il semplice fatto che c'erano 4 calciatori su quella sinistra che ogni volta che qua a prendere il pallone andavano a quadruplicare talvolta la marcatura, quindi grandissima diciamo prestazione in appoggio a Kvaratskhelia, soprattutto in fase difensiva col passaggio dietro e con l'appoggio alla mezzala. Mario Rui per me deve essere il terzino titolare ancora tutt'oggi, che poi vuoi creare questa alternanza con Olivera, ci sta come era quella dell'anno scorso, ma bisogna poi calcolarla in base a chi trovi sulle due fasce, che vale anche per la fascia destra una situazione del genere. Devi calcolare in base alle caratteristiche dell'avversario che hai di fronte. 6 Mario Rui, 6 anche Olivera, è entrato, grande gamba, è in condizione, ha recuperato dalle nazionali a quanto sembra, per quello che abbiamo visto ieri. Si è preso un paio di falli per far rifiatare la squadra, però è uno che gioca più interno, che va più verso l'interno già nella metà campo del Napoli, oppure lo trovi che ti scarica il pallone e se ne va in sovrapposizione, dove poi diventa difficile ricevere il pallone contro squadre come ieri, perché appunto c'hai un muro di 4 che ti viene a prendere alto e diventa difficile andare in sovrapposizione. Detto questo, 5 e mezzo allo Botka, non è un 5, ieri ha perso, è vero, tantissimi palloni, ma non è un 5 per la situazione che abbiamo analizzato sulla lavagna. Si trova comunque in una posizione un tantino diversa rispetto all'anno scorso, e forse sono cose che ancora deve incamerare nella maniera più assoluta, ma io gli farei fare quello che faceva l'anno scorso senza dover incamerare movimenti che poi risultano diversi e linee di passaggio che non hai nelle corde, dove puoi fare poi brutte figure in appoggio. Parliamo di un calciatore che l'anno scorso ha avuto il 94% di passaggi riusciti, quindi lo esamino più come un problema di posizione che un problema del singolo calciatore. 5 a Caiust, senza commentare, ha sbagliato gli appoggi, ha sbagliato tutti i passaggi disponibili, in inserimento lo stop a seguire non va bene, deve essere migliorato. 5 giornata no, senza bocciarlo, perché contro il Verona ha fatto una grandissima partita, ma ieri è stato insufficiente e non possiamo nasconderci. Elmas 6, Elmas entra e sa benissimo cosa fare al di là dell'avversario che si affronta. Va di là a destra a fare la mezzala, va bene, a sinistra deve fare l'esterno. Elmas ti prende comunque quasi sempre la sufficienza, perché ha tanta corsa, ha una visione tattica
discreta ed ha anche un piede che ti permette di poter dialogare nello stretto. Prestazione comunque sufficiente, 6. 6 a Zielinski, non è un 6,5, quasi un 6,5, ma gli diamo 6, ma secondo me perché ieri ha speso troppo, appunto come abbiamo detto nell'analisi sulla lavagna, ad andarsi a prendere il pallone troppo dietro, quindi perdi comunque condizione fisica, e 1, e 2, e 3, e 4 ad arrivare comunque in avanti, e perdi lucidità in fase di impostazione offensiva. Però prestazione sufficiente del nostro Zielinski. 6,5 a Politano. Politano è il migliore dall'inizio dell'anno di questo Napoli, sempre sopra la sufficienza e addirittura sempre vicino al 7 come voto e come prestazione. Ieri lo stesso ha tentato molte volte di creare superiorità numerica, si è inteso bene con Di Lorenzo, anche se abbiamo sfondato poco, però c'è stato bisogno anche del Politano che ti viene a mordere le caviglie, cosa che forse a livello difensivo non hai ancora dico perché dobbiamo ancora vederlo, non hai con Lindstrom, parlo di quella cosa a livello difensivo e dell'aggressione alle caviglie dell'avversario che è a Politano. 6,5. Lindstrom senza voto, Ostigard senza voto è entrato dalla panchina, do un 6 a Simeone che è entrato dalla panchina al posto di Raspadori, che si è mosso bene, comunque ha dato una mano alla squadra a rifiatare in momenti che era difficile comunque riuscire a trovare spazi, perché nel secondo tempo l'Union Berlin comunque la voleva pareggiare la partita. 6,5 a Raspadori perché ha creato spazio per le incursioni di Kvaratskhelia. Il gol da dove nasce? Il gol nasce da Kvaratskhelia che fa una grandissima magia, una grandissima giocata, ma lo sappiamo. Però dobbiamo anche calcolare che Raspadori ha comunque allargato la linea difensiva tra il centrale e il terzino, muovendosi verso Kvara all'indietro per poi tagliare al centro dell'area di rigore o verso il centro, ricevendo più laterale e buttando la palla dentro. Quindi bene, benissimo Kvaratskhelia, ottimo anche Raspadori perché al centro dell'attacco da falso 9 i movimenti ce l'ha e riusciamo a creare scompiglio cercando la superiorità numerica. Simeone 6 dalla panchina, l'abbiamo detto. 7 a Kvara senza se e senza ma, gli vogliamo dare 7,5 per il migliore in campo. Per me è stato il migliore in campo Kvaratskhelia ieri, 7,5 a Kvaratskhelia che ogni qualvolta che prendeva il pallone diventava difficile fermarlo. Ci sono riusciti molto bene nel triplicare le marcature, però Kvaratskhelia sta prendendo le misure anche a queste situazioni. Ottimo così, perché con Mario Rui dietro forse si sente molto più tranquillo a livello tattico. 6 a Garzia, sufficienza piena per l'allenatore per il semplice fatto che ieri, al di là che non abbiamo tirato in porta, cosa succede? Al di là che non abbiamo tirato in porta, però non hai sbagliato i cambi, mi è piaciuta anche mi è piaciuto l'inserimento di Ostigard per alzare il centimetri, per mettere centimetri comunque in campo nel momento in cui l'Union Berlin stava cercando di acciuffare il pareggio e crossare dalla mediana, palle alte. Ottima la lettura in questo caso, e poi non hai sbagliato i cambi. Elmas è entrato per Cajuste, l'hai visto al 45esimo e l'hai tolto, ottimo così. In conferenza gli hanno chiesto ma contro una squadra così non sarebbe il caso di giocare con due punte. Io sono in questo caso, Garzia non ha nemmeno risposto se sì o no, però vi dico la mia, secondo me avresti creato scompiglio in quel momento a livello tattico, perché poi devi arretrare un attimo gli esterni, ti devi mettere con due punte all'avanti. Non era il caso di farlo ieri sera, però con questo non voglio dire che non può essere fatto. Può essere fatto e può essere anche una situazione prolifica nella maniera più assoluta. Mi sono dilungato troppo, mi dispiace ragazzi, mi auguro che vi vediate questo video fino alla fine, che io reputo interessante. Fatemi sapere la vostra nei commenti e sempre Forza Napoli. Ciao!